Il Galatasaray continua a spingere per Hakan Çalhanoğlu, ma non ha ancora formulato una vera e propria offerta all'Inter, che continua a chiedere più di 30 milioni di euro per vendere il centrocampista turco, e adesso l'Inter, ha ragione, ha anche una certa fretta di arrivare ad una definizione, perché l'idea che condivido è quella di arrivare all'inizio del nuovo ritiro con una definizione senza questo caso spinoso. O lo risolvi con una permanenza pacifica o, più probabile, una cessione, e soprattutto in caso di cessione l'Inter ha anche l'urgenza di portare a casa il sostituto di Hakan Çalhanoğlu, perché per forza di cose il sostituto di Çalhanoğlu deve essere un giocatore importante, perché un cambio nel cuore dell'Inter davvero cambia il volto della nuova Inter. E allora, in attesa di capire che cosa farà il Galatasaray, se riuscirà ad accontentare l'Inter, la domanda che tanti ci stiamo facendo in queste ore, tante volte mi avete scritto anche nei commenti ai nostri contenuti alla live di Passione Inter, è: su chi dovrebbe puntare l'Inter quindi per sostituire Cianoglu in caso di addio? E allora ne abbiamo parlato tantissimo anche nel club di Passione Inter, dove abbiamo fatto un appuntamento di ricerca scouting con i nostri database, con i nostri anche algoritmi che stiamo affinando sempre di più per cercare nuovi giocatori sul mercato. E allora in questo contenuto di oggi vi voglio portare alcune riflessioni che abbiamo fatto sui nomi che stanno circolando accostati all'Inter, con una considerazione finale su cui sarei davvero curioso di sentire la vostra opinione, quindi vi aspetto nei commenti. Innanzitutto però, ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, così continuate a farci crescere e ci permettete di portarvi contenuti molto approfonditi come questo, che senza il vostro supporto non potremmo portare, e senza il club di Passione Inter non potremmo fare, quindi vi aspettiamo. E la ricerca che abbiamo fatto oggi parte da una mia considerazione, nel senso che in un'altra era, con Simone Inzaghi in panchina e senza Octree, molto probabilmente la scelta del sostituto di Hakan Çalhanoğlu in caso di addio sarebbe stata una scelta un po' più conservativa, che avrebbe potuto intraprendere forse due strade. Da un lato la possibile soluzione interna già in casa, continuando a lavorare su eventualmente Nicolò Barella, come in parte era già stato fatto e si era iniziato a fare soprattutto nella precedente stagione, non in quella appena andata in archivio, ma è una soluzione che evidentemente non ha soddisfatto in maniera completa, e quindi un'altra scelta conservativa, l'altra strada sarebbe stata quella di rivolgersi al mercato cercando una scelta appunto che andasse in continuità da un punto di vista dei costi e delle caratteristiche. E il primo nome che mi è venuto in mente leggendo un po' le varie notizie e facendo le varie ricerche è stato quello, per esempio, di Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen, che ha 32 anni, ne compirà 33 se non vado errato entro fine anno, giocatore che io avevo già indicato come possibile sostituto di Marcelo Brozovic ai tempi, qualche anno fa, prima che esplodesse poi Çalhanoğlu, che quindi torna d'attualità adesso, soprattutto visto che con l'addio di Xabi Alonso Xhaka potrebbe cambiare squadra per una cifra anche abbastanza low cost, visto che si parla di circa 12 milioni di euro per il cartellino, e ci starebbe pensando addirittura la Juventus. Evidentemente però siamo in una nuova era, con Octree, con Chivu in panchina, e quindi è giusto secondo me orientarsi e ragionare diciamo su qualcosa di diverso, fino ad arrivare poi alla considerazione finale che vi voglio portare. Allora, nel nostro club di Passione Inter ci siamo concentrati in una ricerca in cui abbiamo analizzato una lunga serie di dati e una lunga serie di nomi, per andare poi ad incrociare su quali calciatori potrebbero essere più interessanti per l'Inter, tenendo ovviamente d'occhio anche il tema, oltre che dei costi, inutile andare a prendere giocatori che l'Inter non può permettersi, ma anche il parametro dell'età. Inutile pensare, secondo me, visto il momento, a giocatori ultra trentenni, visto il piano che sta intraprendendo l'Inter. E quindi in questa nostra ricerca sono spuntati due nomi diversi, molto diversi tra loro, ma che entrambi rientrano anche nell'elenco dei 5 calciatori che in questo momento vengono accostati all'Inter. Allora li analizziamo tutti e 5 questi giocatori che vengono accostati all'Inter, con i pro e i contro di ogni profilo, aggiungendo poi anche un nome bonus alla fine. E il primo nome da segnalare è quello di Ederson. Ederson è il nome più accostato in questo momento all'Inter, e lui è uno dei due nomi che sono spuntati nella nostra ricerca come giocatore giusto su cui andare a puntare da un punto di vista algoritmico dei dati, dello scouting puramente numerico, oltre a quello che abbiamo potuto vedere con i nostri occhi, chiaramente. Giocatore che
rientra per parametro d'età anche nel nuovo corso interista, visto che è un classe 99, ha appena compiuto 26 anni. Giocatore che ha nei pro, io ho individuato queste cose qua, ditemi se siete d'accordo nei commenti. Doti atletiche, è un giocatore, un centrocampista box to box che ama coprire una grossa porzione di campo e ama coprire tanto campo, sicuramente. La tecnica, è un giocatore che comunque sa trattare il pallone, brasiliano chiaramente, ma lo si era già visto alla Salernitana, cose che ha confermato all'Atalanta, anni in cui ha aumentato la sua esperienza e quindi ha a suo favore anche il fatto che conosce molto bene la Serie A, oltre ad essere un giocatore molto diverso dagli altri centrocampisti che l'Inter ha attualmente in rosa. È sicuramente poi da considerare l'altro lato della medaglia, un giocatore differente da Çalhanoğlu, e poi questa cosa l'approfondiremo alla fine. C'è sempre da considerare il contesto Atalanta, dove sappiamo bene come tanti giocatori fuori dall'Atalanta non rendono come hanno reso invece a Bergamo, soprattutto con Gasperini, discorso che forse in parte si può fare anche per l'Inter, dove tanti giocatori fuori dall'Inter di Inzaghi non hanno reso come invece nell'Inter di Inzaghi, e c'è da considerare chiaramente la situazione relativa al prezzo, perché alle cifre di cui si sta parlando in questo momento, cioè, Ederson si parla di una sessantina di milioni di valutazione, con un ingaggio, va bene che beneficia del decreto crescita, ma comunque sui 5 milioni di euro e qualcosa, facendo un conto molto a spanne, Ederson all'Inter arriverebbe a costare all'anno come costo squadra praticamente quasi quanto Lautaro Martinez o giù di lì, quindi sarebbe un colpo veramente estremamente oneroso su un giocatore che però ha tante caratteristiche che in questo momento allettano, e poi dopo ci torneremo. Secondo nome da analizzare è quello di Richard Rios, quello su cui c'è forse un po' più di hype dopo il mondiale per club che lo ha messo in evidenza, anche se a me c'è un altro giocatore che mi ha colpito moltissimo al mondiale per club, ma magari ne riparleremo. Rios è più giovane di Ederson, visto che è un classe 2000, ha già compiuto 25 anni, giocatore del Palmeiras di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Nei punti a suo favore individuiamo sicuramente l'abilità tecnica, è un giocatore con un'ottima visione di gioco, garra nel senso di cattiveria agonistica anche, e è un giocatore che può essere lavorato in più ruoli del centrocampo, e può aggiungerti queste cose, e diciamo nei pro abbiamo messo il prezzo, che poi dopo andremo ad approfondire, perché nei contro abbiamo messo trattativa, ma in che senso? Adesso ci arriviamo. Prezzo perché rispetto ai 55-60 milioni di cui si parla per Ederson, qua su Richard Rios si parla di 30 milioni, quindi meno praticamente la metà del cartellino, però nei contro abbiamo messo la trattativa perché come spesso capita quando si va a trattare in Sud America, soprattutto in Brasile, sembra che il cartellino del giocatore sia suddiviso tra tante società, e quindi potrebbe essere una trattativa molto non semplice. Sicuramente c'è da considerare poi una difficoltà da tenere in considerazione nell'ambientamento, nel salto dal Sud America all'Europa, che non è mai banale, anche se questo giocatore secondo me ha fatto vedere delle cose che lo portano come livello a poter essere un giocatore interessante anche in Premier League, e quindi a maggior ragione in Serie A potrebbe far bene. Sicuramente nei contro, ecco, sul gioco aereo non è un fenomeno, nella finalizzazione è un giocatore che deve sicuramente crescere, non porta tanti gol, mentre perdendo Çalhanoğlu stiamo perdendo un giocatore da una decina di gol all'anno, se contiamo chiaramente anche i rigori, ma comunque dei gol all'anno Çalhanoğlu te li porta. E il terzo nome è quello di Rovella, che sembra essersi spento un pochino negli ultimi giorni a livello di voci, anche perché chiaramente nei contro abbiamo messo Lotito alla fine, perché sappiamo bene che con la Lazio trattare non è semplice. Di fronte a un tentativo che c'è stato da parte dell'Inter, la Lazio, nonostante i problemi di queste settimane con il mercato bloccato, eccetera, ha alzato un muro chiedendo i 55 milioni della clausola rescissoria. Quindi trattare con Lotito evidentemente non è semplice, e inevitabilmente questo va considerato nei contro, di un giocatore che deve crescere secondo me nella disciplina, cioè anche quest'anno ha preso troppi cartellini, mi sembra 13 volte è stato ammonito nell'ultima Serie A, quindi deve migliorare questo aspetto della sua crescita. È un classe 2001, quindi ha chiaramente del tempo ancora per lavorare, deve ancora compiere 24 anni. Contribuzione offensiva, con tutto rispetto, non segna mai. È vero che il ruolo, il modulo sicuramente non lo favoriscono, però ecco, stiamo cedendo un Çalhanoğlu che ti ha portato 11 gol, se non sbaglio, anche nell'ultima annata, o una decina comunque anche nell'ultima annata, per passare ad un Rovella che mi sembra abbia segnato un gol nelle ultime 3 stagioni, quindi è un salto comunque non indifferente. Anche a livello di assist ne fa un po' meno, non tirando tantissimi piazzati, e
non mediano da solo, ecco nei contro ho voluto semplificare così, mi dà l'idea di un giocatore che secondo me ha bisogno di essere affiancato da un altro giocatore, soprattutto ecco, da un altro interprete secondo me deve affiancarlo in una mediana più a 2, anziché fare lui da solo il Çalhanoğlu. Dall'altro lato però ha anche dei punti a favore sicuramente questo giocatore che, io ripeto, a me Rovella piace, secondo me Rovella è un giocatore molto interessante che chiaramente ha il vantaggio di conoscere la Serie A, che questo per l'Inter è sempre un fattore interessante. Nella fase difensiva è un giocatore che ha un'ottima fase difensiva, è bravo nel recuperare palloni, nell'interdizione, è un giocatore che sa fare quello, ha un'intelligenza calcistica secondo me molto interessante come visione di gioco e come anche letture nel posizionarsi in mezzo al campo, e in più nella precisione dei passaggi ha dei buoni dati ed è un giocatore abbastanza preciso, può migliorare forse nei lanci lunghi, nei cambi campo che con Çalhanoğlu sono stati molto importanti, ma è un giocatore che ha delle caratteristiche che possono essere sicuramente sviluppate. Non è lui però il secondo nome che è spuntato tra i profili a noi graditi nella ricerca che abbiamo fatto nel club di Passione Inter, bensì un coetaneo, o cioè Angelo Stiller, nome che in tanti mi scrivete nei commenti, sono d'accordo con voi, questo è un giocatore molto interessante, anche lui è un 2001 ma ha già compiuto 24 anni a differenza di Rovella. Vi voglio lanciare una provocazione forte tra poco su Angelo Stiller, però prima nei pro, ecco, lui rispetto a Rovella è più un regista puro, più un playmaker, un costruttore di gioco vero e proprio, con tanta tecnica sicuramente, un'intelligenza calcistica declinata più nella visione offensiva e nella lettura degli spazi e di creare occasioni, ecco, e di trovare vie tramite i passaggi, sicuramente rispetto agli altri profili. Ha una precisione molto elevata nei passaggi, è un giocatore quindi dotato tecnicamente, e nei pro io ci metto anche la crescita, nel senso che è in crescita costante da diverse stagioni a questa parte, anche se nell'ultima stagione ha avuto una piccola flessione nei dati difensivi, ma è in crescita con anche un potenziale ancora inesplorato secondo me, quindi ha un potenziale che può ancora evolvere. Anche gli altri lo hanno, ma lui secondo me ha un potenziale ancora più alto. Nei contro, chiaramente il fisico, Transfermarkt dice che è alto 1,83 m, a me non sembra comunque statuario e quindi dal punto di vista fisico anche nei duelli qualcosina perde. Penso dunque che lui abbia bisogno di avere vicino, così come Rovella ha bisogno di avere vicino un altro centrocampista, secondo me Stiller ha bisogno vicino di un mastino, di un giocatore che ripulisca i palloni, un po', ecco, faccio un paragone molto, molto infelice ragazzi, giusto per darvi un'idea, però abbiamo spesso detto di come Aslani nell'Inter giocasse davanti alla difesa da solo, mentre nell'Albania giocava con a fianco un Ramadani che ripuliva tanti palloni e riconquistava palloni. Un po' la logica è questa, secondo me, che potrebbe aiutare in un contesto come la Serie A, eventualmente il salto di Angelo Stiller. Segna poco, anche lui segna molto poco, chiaramente giocava nello Stoccarda comunque, quindi non era una squadra dominante come l'Inter, anche se lo Stoccarda ha delle caratteristiche offensive interessanti. Il prezzo lo mettiamo nei contro, anche se una quarantina di milioni di euro si sta parlando in questo momento come valutazione, è un prezzo che l'Inter, se vuoi sostituire un giocatore come Çalhanoğlu, forse devi mettere in conto di andare a spendere. E la provocazione pesante che io volevo lanciarvi su Stiller è questa. Stiller viene visto da molti addetti ai lavori nello Stoccarda, ho letto tanti report di scout e anche di tifosi, eccetera, molto più importante a livello di gioco, game changer viene definito, rispetto addirittura a quel Voltemade che potrebbe andare al Bayern, che in questo momento ha molto hype attorno. Quindi è un giocatore veramente centrale, quindi questa sua importanza potrebbe essere riportata anche nell'Inter con, ecco la provocazione, la possibilità di replicare un colpo alla Hakimi. Potrebbe essere Stiller un colpo alla Hakimi, cioè un giocatore su cui vai a fare un investimento molto forte, dopo che altre squadre molto grosse si sono approcciate. Si è parlato di Liverpool, si è parlato addirittura di Real Madrid che si sarebbero interessate nelle scorse settimane a Stiller. Ecco, l'Inter potrebbe fare un colpo alla Hakimi, nel senso che vado ad investire una fish molto forte su un giocatore che è già forte, che però ha ancora un potenziale inesplorato. Se tu Inter gli fai fare lo step ulteriore, o lo blindi e riesci a costruire un giocatore molto forte per i prossimi anni, oppure
nell'ottica del player trading ti può diventare un altro giocatore che prendi a 40 e rivendi magari a 65-70, per esempio, ma nel frattempo ti dà un impatto immediato. Hakimi era già comunque passato dal Real Madrid, Stiller è un discorso differente, ma era per darvi un po' l'idea di un investimento importante subito, ma che può ulteriormente valorizzarsi. Questa è la mia idea. L'ultimo profilo che è stato accostato all'Inter, anche se in maniera non troppo calda nelle ultime ore, è quello di Orkun Kokcu del Benfica, 29 dicembre 2000 la sua data di nascita, un altro giocatore turco e che nel Benfica gioca con la 10 e forse per caratteristiche è davvero il più simile da poter lavorare sulla scia di Çalhanoğlu, cioè forse è davvero il più simile come caratteristiche pure da poter lavorare, anche se lo devi lavorare, perché ad ora è una mezzala un po' più offensiva, un po' come nasceva forse prima Çalhanoğlu e ha delle abilità offensive molto importanti, segna assolutamente, ha un gran tiro, è un giocatore di leadership, di carisma, quindi queste sono caratteristiche sicuramente molto interessanti. Nei contro ha una fase difensiva che in questo momento ha sviluppato ancora poco, fisico anche lui non è Yaya Touré sicuramente, è un giocatore un po' meno ordinato rispetto a Çalhanoğlu, forse un pochino più istintivo e verticale di un Çalhanoğlu che è diventato anche più ragionatore e pensatore del centrocampo, e poi sempre il discorso del prezzo, però diciamo che una quarantina di milioni col Benfica lo puoi trattare, e ripetiamo, forse l'Inter per sostituire Çalha un investimento di questo tipo lo deve mettere in conto. Quindi forse lui è quello un po' più simile eventualmente a Çalhanoğlu. Il nome bonus che metto, che poi non è stato accostato all'Inter, ne parlava giustamente il nostro Matteo Wilder, socio del club di Passione Inter, che salutiamo e ringraziamo, è il nome di Lewis Ferguson del Bologna, giocatore anche lui di grande equilibrio, in realtà, meno offensivo sicuramente, un giocatore che, sono d'accordo con quello che diceva Matteo, cambia davvero il volto del centrocampo del Bologna, con lui o senza di lui, il discorso che spesso abbiamo fatto con altri giocatori nell'Inter, giocatore molto disciplinato, quasi 26 anni pure lui, grande leadership, arriva da una stagione con un brutto infortunio, quindi anche quello andrebbe considerato. Ditemi un po' voi che ne pensate sul Ferguson e sugli altri nomi, ma prima di chiudere voglio fare un ultimo ragionamento, come vi avevo promesso. Allora, vediamo innanzitutto ovviamente cosa succede con Çalhanoğlu. Ci sono dei quotidiani che dicono che l'Inter potrebbe andare anche al muro contro muro col Galatasaray, e Chivu pensa anche di poter reintegrare Çalhanoğlu in caso di permanenza. Vediamo quanto poi questa cosa è fattibile, mi sembra difficile. Qualora però Çalhanoğlu dovesse andare via, per l'Inter sarebbe un problema da gestire, ma potrebbe aprirsi anche una grande opportunità di cambiamento, una grande opportunità per intraprendere un percorso tattico e tecnico tutti nuovi, perché Çalhanoğlu è stato un giocatore molto caratterizzante sicuramente negli ultimi anni di Inter, e puoi aprire adesso un discorso nuovo dove Ederson potrebbe anche essere il colpo giusto per i motivi che stavamo dicendo prima, ma spero che se l'Inter deciderà di andare su Ederson non sarà solo perché bisogna prendere il più forte dei disponibili in Serie A. Io in questo momento, per come viene martellato il discorso sui media, nei commenti e non solo, ho anche un po' la paura che si stia creando un clima dove se poi alla fine non arrivano questi giocatori qua è un problema. Cioè se alla fine l'Inter non spende 60 milioni per Ederson o 40 milioni per Leoni, o anzi entrambi, sarà un caos e lo sapremo già, non riusciamo mai a comprare, non riusciamo mai a prendere il primo obiettivo e tanti altri discorsi di questo tipo. Quindi attenzione anche a questo discorso qua. È un momento quindi spartiacque dove se vendi Çalhanoğlu e anche Asllani che è in uscita, stai andando a vendere due giocatori che hanno fatto quel ruolo con Simone Inzaghi, quindi che hanno occupato quella casella lì con Inzaghi, quindi idealmente stai dando un taglio netto a quel tipo di gioco lì e quindi puoi andare a costruire qualcosa di diverso. È un rischio, ma è anche un'opportunità da intraprendere con coraggio, con idee chiare, assolutamente, aggiungendo possibilmente un pizzico di fisico in mezzo al campo, che sicuramente ci manca, ma per me l'idea dovrebbe essere sempre quella di perseguire, diciamo, l'obiettivo di avere tecnica e qualità in mezzo, perché non so voi, ma io i precedenti di ragionamenti su centrocampi ultramuscolari nella storia recente dell'Inter mi hanno lasciato delle ferite abbastanza profonde, però questa è una mia idea, una mia pura opinione. Fatemi sapere un po' la vostra, vi aspetto nei commenti, spero abbiate apprezzato questo contenuto dove abbiamo approfondito
tante questioni, grazie al club di Passione Inter. Potete entrare anche voi nella nostra community per partecipare ai nostri studi. Vi metto a disposizione i dati, li potete analizzare insieme a voi e insieme a noi, ecco, su passioneinter.club. Quindi se volete partecipare anche voi vi aspetto. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.